benvenuti sul mio canale YouTube. Anche oggi andremo ad analizzare un brano arrangiato in chiave fingerstyle. Il pezzo in questione è St. James Infirmary, è una canzone americana di origini incerte e resa famosa nel 1928 dal grande Louis Armstrong. L'arrangiamento che andremo a vedere è del maestro Davide Mastrangelo ed è contenuto nel libro Fingerstyle Guitar Workshop. Se volete acquistare tablatura o spartito fate riferimento al link sotto in descrizione. L'arrangiamento è in tonalità di La minore, ha una quadratura standard e un andamento swing. La velocità del BPM è di circa 60. Il brano presenta una variazione in cui la melodia è suonata un'ottava sopra. Alla battuta 18 si potrà provare a improvvisare usando le note degli accordi. È un brano che risulta più emozionante, più udibile se viene suonato con espressione, anziché suonarla sotto il click del metronomo. Andiamo a vedere la prima battuta. Accordo di La minore e note di La e Do. Questa è l'entrata, l'encipit. Seconda battuta. Sempre rimanendo sulla minore, prendiamo il basso di La e il Mi. Poi strumming. Quando saliamo dallo strumming andiamo a prendere una coppia di note di Mi e Do. Passiamo sul Mi settima, quindi in forma parziale prendiamo il Sol diesis e il Re insieme al basso di Mi, poi slide dal Sol al Sol diesis, acciaccatura, seguito dal Mi. Ripeto. Quindi si ritorna nella minore, La e Do, basso di La e Do, seguito da La e Mi. Acciaccatura, Nameron, Sol e La. Quindi alla minore nuovamente, quindi La e Mi, pizzichiamo le ultime 2 o 3 corde, che poi
quindi sono la prima, la seconda, la terza corda, strumming e Mi a salire. Fa settima in forma D, quindi praticamente Fa quindice, col medio prendiamo il Mi bemolle, con anulare il Do e il mignolo il La. Seguito dal basso di Do, Re minore settima. Quindi quinta battuta si va in Mi. Quindi Mi forma parziale solo con la terza, quindi per Mi, Sol diesis, Si, Mi. Col mignolo facciamo un'acciaccatura dal Sol al Sol diesis, in slide, seguito dal Re. Poi partendo dal Si facciamo uno slide indietro, il Si è un'acciaccatura verso il La, in avanti in Do, quindi entriamo nella sesta battuta. Sesta battuta, quindi è il La minore, La e Mi, Mi, pizzichiamo le prime tre corde, passiamo in Mi settima, col pollice andiamo a prendere il Mi e il Si, in questo modo, quasi stoppato. E poi il Mi settima, questo voicing, Re, Sol diesis, Si, seguito dal Mi. Ripeto piano. E si ritorna sulla minore, sulla settima battuta. Quindi quello che abbiamo fatto era la settima battuta. Settima battuta, si ritorna sulla minore. Si fa questo arpeggio, quindi La, basso di La e Do, La e Mi. Acciaccatura dal Sol al La, e slide. Si, acciaccatura, il La, Si, La, seguito dal Si. Questa era l'ottava battuta. Ottava battuta vede il Fa e il Mi settima. Fa, preso, anulare sulla quarta corda del terzo tasto, quindi sul Fa, medio sul La e indice sul Do, col basso preso col pollice di Fa. Prendiamo Fa e Do insieme, poi Fa nell'ottava successiva con La, Si a vuoto, seguito dal Mi, voicing di Mi in forma Re, basso e Sol diesis. Ripeto. Nona battuta, La minore, Barré al quinto tasto sulle prime quattro corde,
col basso di La. Si. E poi prendiamo questo accordo, praticamente l'indice va sul Fa diesis, il medio va sul Do, l'anulare sul Mi e sempre l'indice attraverso il barré che andiamo a prendere, prende anche il Sol diesis, quindi facciamo un barré sul quarto tasto e poi medio e anulare sul quinto tasto. Slide che parte dal 5, quindi dal Mi, per arrivare sul La. No, prende il Do sulla prima corda. Decima battuta. Come vediamo la melodia si sposta un'ottava più sopra, via la variazione. Quindi slide che va dal decimo al dodicesimo, quindi dal Re al Mi, insieme al basso di La. Poi basso di Mi, quindi andiamo a mettere un barré sull'undicesimo tasto che prende praticamente la corda di Sol e corda di Re e il mignolo sul Do. Do al tredicesimo tasto, seconda corda. Quindi poi mettiamo un barré al nono tasto, le prime 4 corde, e l'indice sul Re. E pizzichiamo le prime 3 corde, seguito dal basso di Sol diesis. Quindi poi prendiamo la corda di Mi in forma Sol, quindi basso di Mi, quarta corda, nono tasto, e accordo, le ultime 3 corde, e ci si sposta sul Do. Ripetiamo lentamente. Basso di La per entrare nell'11ª battuta. Battuta 11. Allora, basso di La, poi accordo di La, quindi mettiamo l'anulare sul La, seconda corda decimo tasto, e indice sul Mi, terza corda nono tasto, quindi basso, seconda terza corda, piccolo slide, fino ad arrivare a mettere l'indice sul Fa diesis, quarta corda, quarto tasto, l'anulare sul Do, terza corda, quinto tasto, e mignolo sul Mi, seconda corda, quinto tasto. Ripetiamo. Seguito subito dal basso di Mi. Poi slide dal Mi, dove viene il mignolo, fino al decimo tasto, ovvero fino al La. Quindi poi mettiamo subito il Do, prima corda, ottavo tasto, slide dal Do al Mi, prima corda, dodicesimo tasto, insieme al basso di La. Ripetiamo. Ripetiamo la decima e undicesima battuta. Dodicesima e tredicesima battuta. Quindi
Arrivati dodicesima, sulla dodicesima, andiamo a prendere Mi, Do, La, 12, 13, e 14° tasto, prima, seconda, terza corda. Poi ci si sposta sul barré, col barré in 16ª posizione e con il medio in 17ª. Poi ci si sposta indietro col barré in 12ª posizione e medio sul Fa e Mi. Subito col basso di Mi, seguito. Se volete bloccarlo il basso, ok, altrimenti potete anche lasciarlo andare. È solo una scelta stilistica. Quindi Mi, basso di Mi in forma Sol. Poi ci si prende un barré in 8ª posizione e si fa lo slide sulla nona. Si suonano solo nella seconda, terza e quarta corda. Poi queste due noticine, ovvero La e Do, e slide per ripetere la melodia. 14ª battuta c'è un'altra strofa della melodia, quindi basso di La e slide dal Re al Mi, barré sul decimo con medio sull'11° tasto, quindi andiamo a suonare però le prime 3 corde e poi si va indietro col basso di Sol diesis. Ripetiamo. Quindi Mi preso col mignolo, slide sempre col mignolo fino al Do. Per ripetere il Do col basso di La e entrare nella 15ª battuta. Queste erano le battute 15, 16 e 17. 15 abbiamo detto che basso di La col Do, slide dall'8° fino al 5°, forma di Re minore, quindi Re e Si, ancora indietro fino al primo tasto, dove andiamo a prendere Mi, a pizzicare il Mi, il Do e il La, ripeto. E poi passaggio cromatico dal Re al Mi al Fa, tutto in Amerone. Ripetiamo per entrare nel Fa, il Mi e la minore. Fa preso come il Fa che abbiamo preso nella battuta numero 8, quindi Fa e Do, La, Fa, poi Si con Mi, accordo di Mi settima forma Re, le prime 3 corde, basso di Sol diesis col pollice e per finire il La minore, che dura per una battuta intera. 17ª battuta si apre spazio all'improvvisazione, che vede fino alla 24ª battuta la possibilità di inserirci quello che si vuole all'interno degli accordi di La minore, Mi minore settima. Questa è la prima battuta. Altra battuta La minore, l'altra ancora La minore e se si vuole aggiungere un Fa settima, ma non è necessario, seguito da un'altra battuta di Mi settima. Dopodiché vi è una battuta
composta da ancora una volta la minore e minore settima, l'altra ancora la minore, la successiva fa settima e mi settima e la successiva ancora, che è l'ultima, prima di attaccare nuovamente il brano, è la minore. Io vi farò la mia improvvisazione. Non spiegherò la mia improvvisazione perché potete inventarla anche voi. Se poi volete la tablatura di quello che io ho appena suonato, mi scrivete nei commenti e ve la invio senza problemi. La minore della battuta precedente. E mi sono ricollegato al pezzo. Quando avete finito la vostra improvvisazione e siete arrivati sull'ultimo La minore, ricordatevi di ricollegarvi al brano come abbiamo fatto all'inizio. Con queste due notine poste alla fine della vostra improvvisazione sulla minore andiamo a ricominciare il brano. E così via fino alla fine, fino quindi a... Ricomincia tale quale a come era la prima strofa. Anche oggi siamo giunti al termine, spero vi sia stato utile e che vi sia piaciuto. In questo caso non dimenticatevi di lasciarmi un like e iscrivervi al mio canale. Ciao ragazzi, alla prossima!